Come abbiamo fatto già in precedenza, adesso utilizzeremo un po' l'Excel per cercare di simulare quelle che sono le tabelle che che ritroveremo sul nostro DBMS. Allora, guardate, ho creato una tabella chiamata studente e una tabella chiamata esame. Per quale motivo sono composte in questo modo e non ci sono riferimenti l'una all'altra? Semplicemente per questo motivo, perché queste due opzionalità, ok? Quindi questa, guardate, datemi un attimo che la facciamo sotto questo punto di vista. Questa opzionalità ed ovviamente quest'altra opzionalità che cosa ci permettono di dire? Che questi sono le prime entità che noi andiamo a realizzare che sono totalmente indipendenti dall'altra. Allora a questo punto cosa succede? Proprio a conferma di ciò ci ritroviamo lo studente caratterizzato dallo studente ID, nominativo e matricola, l'esame caratterizzato dall'esame ID, titolo, crediti e data esame, in maniera totalmente compatibile con quello che abbiamo scritto ovviamente qui nei vari attributi. Ok? Una cosa importante, ricordiamoci che la matricola è univoca, quindi a livello di dettaglio lo mettiamo in grassetto. Allora a questo punto cosa succede? Come si fa ad effettuare il collegamento tra questi due elementi? Bene, abbiamo appena detto che si crea un'entità centrale. Allora, in questo caso l'entità centrale, quindi questa qui si chiama tabella di appoggio, ok? Non ha degli attributi. Quando una tabella non ha degli attributi, ok? Quindi in questo caso la tabella di appoggio non ha degli attributi, prende il nome di, guardate, studente esame. Scusatemi, qui ho usato un esami erroneamente perché qui lo lasciamo come esame. Allora, a questo punto cosa succede? Per quale motivo? Perché questa è una tabella che si occuperà, ok, di unire lo studente all'esame e quello lì è il suo solo obiettivo. Quindi non ha degli attributi, non ha delle altre caratteristiche, lo mettiamo sotto questo punto di vista. Allora, a questo punto cosa succede? Nel nostro Excel noi creeremo una nuova tabella che si chiama studente underscore esame. Benissimo, a questo punto lo studente esame da che cosa sarà caratterizzato? Allora, tecnicamente lo studente esame dovrà unire ovviamente entrambe le tabelle. Datemi un attimo che prendo il cattura e cerco di farvi comprendere che gli elementi che dovrà collegare, per ovvi motivi, saranno composti in questo modo. Questo e questo. Semplicemente per quale motivo? Bene, esattamente come abbiamo fatto nella relazione one to many, qui sulla parte di sinistra devo collegare lo studente che è lo studente RIF, ok? Ed ovviamente esame RIF. Per quale motivo utilizzo RIF? Ricordatevelo, perché questo è un riferimento. Ok? Questi sono due elementi fondamentali per noi, sono le foreign key, ok? Che servono per effettuare il collegamento su studente D ed esame D. E infatti, proprio in questo modo, ok, noi che cosa andiamo ad effettuare? Andiamo proprio a controllare questo obiettivo, cerchiamo di ricreare questa correlazione, ok? Facendo un collegamento tra questo e ovviamente il suo studente ID. Stessa identica cosa per esame RIF andrà a finire su esame ID. E quindi a questo punto che cosa succede? Bene, se voglio dire che Giovanni Pace è iscritto a questo esame di analisi 1, ok, esattamente questo del 201-2020, posso dire che lo studente ID 1, vedete, Giovanni Pace, lo coloro in un certo modo, è iscritto, guardate, a questo esame qui, ok? Quindi questo qui è il 2. Capite qual è la situazione? Il bello qual è adesso? Che praticamente Giovanni Pace, ok? Quindi lo vado sempre a ricolorare, ok? Può essere iscritto anche all'esame di programmazione 1. Scusatemi, faccio le tabelle un pizzichetto più piccole. Bene, questo esame qui avrà quest'altro identificativo, eccolo qua. Vedete qual è l'idea? Quindi fondamentalmente cosa succede? Vado a popolarla un po', quindi Mario Rossi, ok? Sarà, quindi farà parte dello stesso esame, prenderà parte allo stesso esame di Giovanni, sempre Mario Rossi andrà allo stesso esame di Giovanni e poi Mario Rossi, guardate, andrà, scusatemi, andrà a finire, quindi farà anche l'esame di basi di dati,
ok? Poi Valeria Verdi farà sempre l'esame di analisi 2 e basta, di analisi 1 e basta. Capite qual è l'idea? Ok, ci sono degli esami, ok, in questo caso come analisi 1, che non ha dei riferimenti. Quindi, proprio per essere specifici, ok? Per ogni singolo elemento che cosa vado ad effettuare? Guardate, vado a crearmi una situazione di questo genere in cui c'è riferimento alla mia tabella centrale e dalla tabella centrale vado a finire sulla parte di destra e quindi sulla parte dell'esame. E quindi in questo modo posso effettuare tutte le correlazioni che voglio. Ovviamente che cosa succede? Tolgo un po' di specifiche sotto questo punto di vista. Che cosa devo riportarmi? Devo riportarmi delle caratteristiche fondamentali, ovvero la prima cosa che non devo fare sarà ovviamente mettere null qui dentro e poi per esempio l'iscrizione ad analisi 2. Sapete per quale motivo? Perché tecnicamente questa è una tabella di appoggio che non deve permettere, quindi l'inserimento di valori null. Perché? Perché tecnicamente non avrebbe senso, ok? Io sto cercando di effettuare la correlazione tra studente e esame che mi va ovviamente a creare un'iscrizione, mi rappresenta un'iscrizione, quindi un'iscrizione che non ha lo studente di riferimento non può essere effettuata, mai e poi mai. Bene, stessa identica cosa non deve essere effettuata una cosa di questo genere, dove io dall'altra parte ci vado a mettere null, quindi questo qui deve essere totalmente scoraggiato. Secondo elemento che devo evitare è la replicazione del dato, ovvero, guardate, se 3,2, ok, viene inserito una volta, devo evitare, ok, che questo 3,2 venga replicato più e più volte, ok? Quindi questo qui è la presenza di dati null e poi soprattutto replicazione di dati esistenti. E questa è l'idea delle cose che devo scoraggiare. E quindi cerchiamo adesso di capire con il codice SQL come si va a realizzare una struttura di questo tipo.